Nel pre-partita scherzavamo sul fatto che ogni volta che ti intervisto dico Federico ma che gol hai fatto? Però non è colpa mia, è colpa tua, ma li sai fare gol brutti o no? Ma l'importante è farli. No, al di là di tutto non è stato facile colpire la palla, però sono contento di averla presa bene perché è entrata. Tolto il gol di Sanchez che poi ha definito il 2-0, gli ultimi 4 gol dell'Inter sono arrivati tutti da difensori e in 3 di questi 4 gol c'è stato un assist di un altro difensore. Quanto lavorate su questo aspetto, su questo schema? Ma al di là degli assist dei difensori lavoriamo molto sulle catene, sulle fasi di gioco quando siamo nella zona alta. Cerchiamo sempre in 1-2 giocatori di attaccare la parte dietro i difensori dell'Empoli e delle altre squadre ovviamente. E siamo contenti perché le cose che proviamo in allenamento ci vengono anche in partita. Ecco, segnare così presto cambia qualcosa poi nella gestione del match? Beh, sai, quando le altre squadre vengono a San Siro a giocare non è mai facile. Poi se passi in vantaggio dopo 5 minuti, se non sbaglio, la partita diciamo che va un po' in discesa. Però stasera devo fare i complimenti all'Empoli perché veramente ci ha messo in grande difficoltà in alcune occasioni. Domande da studio? Sì, ciao Fede, complimenti per il gol e per la prestazione. Ripeto quello di cui stavi parlando tu, nel senso che abbiamo visto questa sera tante volte da subito partire già dalla posizione quasi da attaccante esterno, cioè andare a giocare quasi sulla linea degli attaccanti. È arrivato così il gol, sono arrivate in questo modo anche altre giocate, un qualcosa che dicevi tu, state provando abitualmente, l'abbiamo già visto nel corso di questa stagione, ti sta divenendo ormai naturale ricoprire quella fascia in tutte le posizioni, andare ad occupare anche posizioni differenti. Sì, come dico sempre, sono cose che proviamo in allenamento e soprattutto io cerco di interpretare il ruolo a mio modo. Se faccio un movimento e non ricevo il passaggio, magari libero una linea di passaggio a un altro mio compagno, quindi siamo contenti perché siamo tutti giocatori intercambiabili e che in qualsiasi parte del campo si trova bene. Federico, possiamo dire che questa sera ripartire con i 3 punti non era importante ma era fondamentale? Assolutamente era fondamentale. Grazie mille. Grazie a voi. Complimenti anche oggi per il clean sheet, tra l'altro alla fine della partita abbiamo visto che anche il mister ti ha fatto i complimenti, aveva ragione perché oggi hai fatto un'ottima partita, l'Empoli ha cercato di metterti in difficoltà, c'è stata una parata che ricordo bene su Marin ma tu ti sei fatto trovare sempre pronto. Sì, è stata una partita forse un po' più complicata del previsto, soprattutto il primo tempo, dove ci hanno messo non in difficoltà, però insomma eravamo un po' più in difficoltà rispetto al solito e abbiamo fatto comunque una buona partita. L'importante era portare a casa i 3 punti, così è stato, quindi il fatto che sia arrivato poi anche un clean sheet ovviamente fa ancora più piacere, però quello che contava oggi era tornare alla vittoria dopo la pausa, dopo il pareggio con Napoli, insomma era importante dare un bel segnale. Bisek, De Vrij e Carlos Augusto era la difesa titolare che avevi nella sfida contro il Lecce, oggi hai avuto una difesa totalmente diversa, è cambiato qualcosa nel tuo modo di lavorare in campo? No, alla fine la fortuna di avere questo tipo di compagni ovviamente è anche questa, cioè che chi gioca, bene o male. Il risultato è sempre lo stesso, c'è sempre grande applicazione e voglia di fare bene, quindi forse la forza di questo gruppo che chi c'è, ecco, vuole sempre dare il massimo e vuole far vedere che insomma c'è anche la propria firma. Domanda da studio, Marco? Sì, ciao Emil, ti rinnovo i complimenti dopo Lecce perché come dicevi tu è stata una partita complicata questa sera, magari hai dovuto fare anche qualche intervento in meno rispetto alla trasferta giocata a Lecce, ma hai mantenuto sempre alta la concentrazione, avete mantenuto sempre alta la concentrazione, l'attenzione, soprattutto quando poi si gioca meno, sono qualità che sono difficili poi da esprimere, l'hai fatto con grande merito, insomma complimenti. Sì, grazie. Sì, la cosa è sempre quella che quando non si ha la continuità delle partite, insomma, nel giocare
con più frequenza. Ovviamente quando si è chiamati in causa bisogna essere, uno, forte mentalmente, due, comunque ritornare subito in quelli che sono i ritmi della gara, però dico sempre che l'allenamento poi è quello che fa poi la differenza. Se uno si allena sempre con una giusta intensità, giusta testa, poi quando c'è da rispondere penso che, ecco, il lavoro poi alla fine ripaga. Ecco, lo hai detto tu, è importante l'allenamento, uno dei meriti di Inzaghi è quello di trattarvi tutti allo stesso modo, tra virgolette prime e seconde linee, però indubbiamente il tuo ruolo è uno dei più complicati perché c'è meno rotazione, quindi oltre all'allenamento c'è qualcosa che tu fai per mantenere alta la concentrazione, i tuoi riflessi? Ma ovviamente giocando di meno, se c'è da fare magari una ripetizione in più in qualsiasi tipo di esercizio, provo a farla, semplicemente perché non avendo modo poi di sfogare il tutto in partita, cerco poi di farlo in allenamento. Grazie mille. Grazie.